Sofficissimi e irresistibili, da quando li ho provati non li ho più comprati. Ciao, io sono Mary e oggi prepariamo insieme i panini al latte. Questa è una delle ricette più semplici e pratiche per preparare i panini migliori di quelli che si comprano in panificio. Il bello è che lavoreremo l'impasto direttamente in ciotola e anche se non siete bravi con i lievitati, con questo procedimento non potete sbagliare. Quindi ora direi di passare subito alla ricetta. Ci vorranno 300 g di latte caldo, non dovrà essere bollente, io lo riscaldo leggermente. Al suo interno sciolgo 13 g di lievito di birra fresco, circa mezzo cubetto. Se a casa non avete il lievito fresco potete utilizzare mezza bustina di lievito secco, circa 3 g. Lo spezzetto direttamente all'interno del latte e aggiungo anche un cucchiaino di zucchero che favorirà una lievitazione perfetta. Mescolo per bene così da sciogliere sia il lievito che lo zucchero all'interno del latte. In una ciotola unisco 300 g di farina tipo 0, va benissimo anche la Manitoba, insieme a 200 g di farina 00. Con l'aiuto del cucchiaio vado a mixare per bene le due farine e unisco il latte dove abbiamo sciolto in precedenza sia il lievito che lo zucchero. Riprendo a mescolare cercando di ottenere un impasto piuttosto sodo, in questo caso non è necessario sia liscio, tutto ciò che dobbiamo fare sarà ottenere qualcosa del genere. Uniamo adesso 50 g di olio d'oliva, se non lo avete potete utilizzare l'olio di semi tranquillamente, insieme a un cucchiaino piuttosto abbondante di sale. Io il sale lo aggiungo sempre alla fine quando si tratta di lievitati. Si dice infatti che il sale ha il potere di disattivare l'azione del lievito se a stretto contatto con quest'ultimo. Ora non so dirvi se questa è una diceria, ma nel dubbio vi consiglio di seguire esattamente questi passaggi. Continuo a mescolare dapprima con il cucchiaio e in seguito a mano. Faccio tutto all'interno della ciotola senza neppure sporcare il piano e senza aggiungere altra farina, ottenendo in questo modo un impasto soffice e piuttosto idratato e a furia di impastare l'impasto diventerà sempre più liscio e leggermente appiccicoso. A questo punto lo appallottolo come possibile e lo copro con un foglio di pellicola alimentare per tenerlo al caldo. Lo ricopro ulteriormente anche con un canovaccio per assicurarmene. Ora è il momento di lasciarlo lievitare e quindi crescere fino a raggiungere l'orlo della ciotola. Ci vorranno dalle 2 alle 3 ore, anche se in primavera-estate potrebbe metterci anche meno. Ed ecco l'impasto dopo circa 2 ore. Guardate che bello, è cresciuto tantissimo. Ora passo subito alla preparazione dei panini. Rimuovo quindi la pellicola e infarino il piano da lavoro. Verso l'impasto che risulterà ancora piuttosto appiccicoso. Lo ripiego su se stesso in modo da formare una palla, che come per magia diventa subito liscia. Uno spettacolo questo impasto, anche sorprendentemente facile. Ora lo divido in 8 parti con l'aiuto di un tarocco. Ciò che dobbiamo fare è ottenere 8 pezzi di impasto del peso di circa 108-109 grammi l'uno. Grammo più, grammo meno, non cambia più di tanto e per farlo mi aiuto con la bilancia. Ora prendo ogni singolo pezzo, lo stendo con i polpastrelli e lo appallottolo su se stesso in questo modo. Per sigillare la pallina pizzico la parte sottostante in modo da chiuderla perfettamente. A questo punto potete scegliere, volendo infatti potete ottenere dei panini rotondi, cosiddetti burger buns, quindi li lasciate così, ma io ho voluto realizzare dei panini arrotolati dalla forma allungata. Per ottenere questo spiano semplicemente la pallina ottenendo così un disco e poi la arrotolo su se stessa ed ecco pronto il primo panino. Guardate che carino e che semplice. Continuo in questo modo fino a esaurire tutte le palline, ottenendo così appunto 8 rotolini. Una volta pronti ho foderato una teglia con della carta da forno e ho disposto i panini ben distanziati tra loro in questo modo. Li ricopro con della pellicola e poi con un canovaccio e li lascio crescere ancora per un'altra ora circa. 15 minuti prima della cottura preriscaldo il forno a 180 gradi. Ho provato sia la modalità statico sia ventilato e mi sono trovata benissimo in entrambi i casi. Non so quindi cosa consigliarvi, anche se in questo caso ho cotto i panini in modalità ventilato.
Una volta lievitati e pronti quindi per la cottura, spennello i panini con del tuorlo sbattuto allungato con giusto un goccio di latte. Se invece non volete usare l'uovo, potete spennellare i panini con del latte o dell'olio. Ora non mi rimane che infornare i panini a 180 gradi per circa 25-30 minuti. Ho anche attivato il grill per qualche minuto per permettere una doratura più intensa. A noi piacciono così. Una volta sfornati risulteranno un poco duri in superficie. Per renderli subito morbidi io uso sempre questo trucchetto. Spennello infatti la superficie dei panini con dell'acqua e li copro per qualche minuto con un canovaccio. Ed eccoli finalmente pronti, soffici, fragranti e bellissimi. Potete farcire questi panini sia con ingredienti dolci che salati. Io amo mangiarli così in purezza. È sempre una gran soddisfazione sfornarli. Potete conservare i panini al latte fino a 3 giorni ben chiusi all'interno di un sacchetto ermetico e potete anche volendo congelarli. Anche questo video volge al termine, spero di cuore vi sia stato utile. Grazie per la visione amici e io me ne vado con i miei panini e ci vediamo nel prossimo video.